Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, cosa sta per cambiare nella tua vita? Allora, concediamoci qualche minuto per lasciare fuori tutto quello che ci distrae. Questo non sarà solo un momento di divinazione, come sapete bene, è proprio un incontro con il linguaggio simbolico dell'anima. E allora, nella visione dello yoga sciamanico, della psicologia immaginale, il destino non è già scritto in sé, anche se è scritto, ma nella misura in cui ti approcci a un dialogo vivente con le immagini del tuo destino, tu puoi cambiare radicalmente gli effetti del tuo destino e avere un destino di successo. Gli eventi che arrivano nella nostra vita non sono ostacoli, sono forze archetipiche degli dei che vengono a incontrarci per accompagnarci verso una versione più autentica di noi stessi, verso la realizzazione dell'anima. Quindi andiamo a vedere oggi quale forza sta già lavorando dentro di te, quale porta si sta aprendo, quale Dio ti sta chiamando attraverso quello che stai vivendo proprio adesso. E nella tradizione sciamanica gli eventi non si cerca di controllarli, ma si impara proprio a danzare con loro, no? E quello che oggi può sembrare una difficoltà, o se stai vivendo una difficoltà, si rivela un alleato, perché ogni paura custodisce un insegnamento e ogni crisi nasconde un dono prezioso che aspetta solo di essere riconosciuto. Quindi allearsi con gli dei significa proprio questo: smettere di chiedere alla vita di essere diversa da quello che è e iniziare ad ascoltare il significato profondo di quello che ci sta accadendo adesso per autopotenziarci. E questo a cosa comporta? Che il mondo esterno pian piano inizierà a riflettere la trasformazione che è già avvenuta dentro di te grazie a questa cooperazione. Allora, entriamo in questo spazio con il cuore aperto e lasciate che il vostro istinto vi guidi su uno piuttosto che l'altro o entrambi. Magari potete anche pensare a un ambito della vostra vita in un mazzetto e un ambito nell'altra. Io canalizzerò, va bene? Sotto all'info box trovate la timeline di ogni variante e per chiunque volesse iniziare il percorso sciamanico insieme a noi, anche lì sotto all'info box trovate tutte le informazioni. Cosa sta per cambiare nella tua vita? E partiamo dal primo mazzetto. Allora, mettiamo il mio promemoria qua. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della cooperazione, la visione, la libertà e l'amore. Allora, andiamo a vedere prima di tutto l'energia in cui ti trovi adesso. Qual è l'energia in cui ti trovi adesso? Prima carta. Gli amanti. Ragazze mie, ragazzi, abbiamo pubblicato il podcast sugli amanti, il viaggio erotico negli arcani. E chi non l'ha fatto vi invito a guardarlo assolutamente, perché dove ti trovi adesso? La straordinaria opportunità di darti a qualche cosa che già senti, ma la paura potrebbe trattenerti. A mezzo di quella pratica che ti ho fatto fare in quel video, tu fai esattamente quello che la tua anima vuole senza ostruzioni di sorta mentali. Dove ti trovi adesso? Ti trovi davanti a scegliere. Il tuo cuore sta battendo forte, la tua anima è sveglia. Ti trovi davanti a una scelta. Come sappiamo bene, gli amanti non sono solo non è una carta romantica, è una carta di scelta profonda. Allora, gli amanti non ti chiedono chi ami, ti dicono: hai il coraggio di darti a quello che ami. Che sia un progetto, che sia un ideale, che sia una persona, che sia un evento, hai il coraggio? Quindi è come se ti tenessi un po'. Allora, ti vedo in questo dubbio amletico. Ecco perché ti consiglio di ascoltare e fare la pratica del podcast Gli Amanti, il viaggio erotico negli arcani. La tua anima sta chiamando forte, sta bussando alla tua nuova identità. Allora devi avere fede in quello che sta accadendo in questo momento, devi smettere di far controllare gli eventi dalla mente razionale e dire: sì, mi do, ho fede in questo evento, mi do, non cerco di controllare niente.
sei in un momento in cui la tua razionalità può veramente fare capolino e dare spazio all'anima. Ok, vediamo adesso che cosa si sta concludendo, cos'è che stai lasciando andare? Che cosa si sta concludendo? Che cos'è che stai lasciando andare? Lo stai già facendo comunque, il carro. Il carro è la volontà di controllare gli eventi e portarli a destra o a sinistra secondo la volontà razionale. Si sta concludendo l'idea che sei tu a guidare la tua vita. Si sta concludendo l'idea di forzare gli eventi, ma di farti portare dalla vita stessa, che è l'intelligenza superiore. Quindi cosa si sta concludendo? Cosa stai lasciando andare? L'idea che tu possa avere, che il controllo su degli eventi sia una cosa buona. Noi non abbiamo controllo sugli eventi, abbiamo un grande potere, quello del libero arbitrio, di scegliere come relazionarci a ciò che ci accade. Allora è come se già palesassi dentro di te quest'idea della fede, mi do a queste circostanze, mi do al Dio amore, mi do al Dio Eros, come ti ho spiegato nel video sugli amanti. Si sta concludendo l'idea che tu possa gestire con la mente razionale, dare una direzione alla tua vita con la mente razionale. È bellissima questa carta in questa posizione, lo stai già facendo comunque. Si vede un grande lavoro spirituale qua. Vediamo quale porta si sta aprendo, cosa sta per cambiare quindi. Quale porta si sta aprendo, cosa sta per cambiare? Bellissimo! Il 6 denari mi parla di una porta stupenda, finalmente stai aprendo la porta del ricevere, l'abbondanza, la prosperità, la vita, l'equilibrio. La porta che si sta aprendo è la porta del ricevere. Molti di voi che state facendo il viaggio erotico negli arcani, che trovate su questo canale completamente gratuito, avete fatto anche la pratica dell'imperatrice per aprire la porta del ricevere. Ecco qui il risultato. Chi non lo sta facendo invito fortemente a farlo, perché questo è il grande potenziale che si sta aprendo in questo momento per te. E quindi quando noi facciamo i gesti, i riti, è fondamentale affinché l'anima capisca, altrimenti rimangono concetti, altrimenti subisci la vita invece di parteciparvi, no? E allora è la porta da ricevere, gli aiuti, la vita inizia ad aiutarti, come tu aiuti la vita dandole fiducia, la vita inizia ad aiutarti. Qua vedo anche entrate economiche, un sostegno in termini di energia da parte delle persone nei tuoi confronti, sostegno economico, sostegno pratico, sostegno materiale. La porta che si sta aprendo è la porta di ricevere. Siccome la maggior parte di noi ha la porta di ricevere chiusa, che si trova nel quarto chakra, il chakra del cuore, quando tu invece ti affidi agli eventi, il cuore si apre. E quindi la porta di ricevere, ricevi prosperità in termini di idee, di affetti, di salute, di denaro. Questa è la grande porta che si sta aprendo. Guarda che carte, bellissimo. 6 e l'equilibrio su tutto, no? La mia volontà che si allea alla volontà cosmica e non viceversa, gli eventi fluiscono. Adesso andiamo a vedere quale paura ti chiede di essere amata, cioè l'ostacolo da attraversare in questo momento quale potrebbe essere. Quale paura ti chiede di essere amata? Qua abbiamo l'asso di spade. Quale paura? La paura di decidere. Perché ogni scelta comporta una rinuncia. No? Io scelgo, vado a destra o vado a sinistra. Se scelgo di andare a destra, una rinuncia è quella, la sinistra, no? Allora, quale paura ti chiede di essere amata? La paura della scelta, di prendere una decisione, di tagliare. Ogni scelta comporta una rinuncia, sempre così. Ripeto, se c'è un bivio, scegliamo di andare a destra, la rinuncia è la porta a sinistra. E quando siamo, esempi banali ma sono significativi, siamo al ristorante, invece di prendere, che ne so, la pasta con le cozze, ti prendi, non lo so, pesce spada, non lo so, non lo so, invece di prenderti una cosa che comporta una rinuncia. Se prendo il primo, non prendo il secondo, cioè, faccio esempi banali per farmi capire. Quindi quale paura ti chiede di essere amata? È l'asso di spade, cioè la scelta.
la decisione, la paura di prendere una decisione, la paura del libero arbitrio. Allora, la paura di scegliere, di avere fede negli eventi, e se poi va male? Perché il problema è che noi con la mente razionale tendiamo ad avere il controllo sugli eventi per paura di rimanere poi spiazzati, ma tu il controllo sugli eventi non ce l'avrai mai, non ce l'hai mai avuto. È un'illusione quello che tu possa controllare gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei. Allora, io ti suggerisco questa cosa semplicissima. Ehm, Quando prendi una decisione c'è sempre la rinuncia di un'altra decisione, no? Allora stai con l'emozione ctonia sotterranea della scelta che non fai. Tipo, ti faccio un esempio un po' più... Ehm, Volevo andare in Amazzonia, ma stavo da sola. E la mia amica mi ha detto che, che stava andando in, non lo so, in Grecia, e sono andata con lei perché non volevo andare sola. Ok, hai rinunciato all'Amazzonia. Che sensazione ti dà quella cosa? Ok, dolce tristezza, dolce malinconia. Bene, immagina questa dea vicino a te e di alla dea: ho fede in te, ho fede in te. Perché ciò che accade è inevitabile, altrimenti non accadrebbe. Anche il fatto che tu scegli di andare in Grecia piuttosto che in Amazzonia è inevitabile, altrimenti non accadrebbe. Accade affinché tu possa sentire la dolce tristezza, dolce malinconia legata alla scelta non fatta. Capito? L'ho detta un po' in soldoni per capirci, però è questo il senso dell'asso di spade in questa posizione. Qual è l'archetipo, il Dio che ti accompagna in questa fase? Qual è l'archetipo, il Dio? Anche la paura di fare delle scelte che possono ferire le aspettative degli altri. Attenzione, l'asso di spada in questa posizione. Anche scelte, ripeto, che possano ferire le aspettative degli altri, non le aspettative dell'anima tua. E anche lì, se fai una scelta che magari tradisce le aspettative, taglia con le aspettative degli altri, ti dispiace che qualcun altro provi sofferenza per una scelta che fai tu, ti allei con quella dolce sofferenza, se la stai sentendo anche tu, dolce tristezza, scusami. Ok? Che ogni scelta comporta la rinuncia a un'altra scelta. Ok. L'archetipo, il Dio che ti accompagna in questa fase, qual è? Guarda, devi stare proprio tranquilla, tranquillo, perché hai l'autosufficienza economica e l'autosufficienza emotiva. Il 9 di denari è la piena realizzazione dell'anima tua, la piena completezza della serie. Non ho bisogno di niente e nessuno, nel senso bello del termine. Non mi faccio influenzare dalle aspettative del mondo, non mi faccio influenzare dalle aspettative degli altri. Cioè, l'archetipo, il Dio che ti accompagna in questa fase è quella dell'autorealizzazione, in termini economici, in termini esistenziali, la libertà di sentirti libera da chiunque e poter donare la tua interezza senza avere il bisogno di qualcuno in termini di vittima. E la completezza. E se hai tutto, come ce l'aveva Amore nel mito di Amore, e come ce l'aveva Psiche nel mito di Amore e Psiche, sei tutto, consapevole che tu hai tutto ciò che ti serve in qualsiasi momento. Gli dei ti danno tutto ciò che ti serve in qualsiasi momento. Allora il Dio, l'archetipo che ti accompagna, è per farti sentire la percezione che tu hai esattamente tutto ciò che ti serve quando ti serve. Non devi gestire la vita per paura di non avere quello che ti serve quando ti serve. Quindi il Dio, l'archetipo che ti accompagna, è avere tutto, esattamente tutto, sentire profondamente che tu hai tutto ciò che ti serve quando ti serve. E questa è una consapevolezza altissima, che ti permette di fare grandi magie. Ok. Qual è il dono nascosto di questo cambiamento? Qual è il dono nascosto di questo cambiamento? Qual è il dono nascosto di questo cambiamento? Qua c'è un'opportunità straordinaria con l'asso di denari.
un seme veramente che prospererà. L'asso dei denari è una portona che si ha, un portone che si apre. Il dono nascosto di questo cambiamento è una prosperità illimitata. Allora, su più fronti della tua vita, economico, esistenziale, fisico, relazionale, prosperità di idee, di affetti, di salute, di denaro. E l'asso dei denari, il dono nascosto di questo cambiamento cioè, qua farai grandi magie perché realizzazione economica, realizzazione professionale, realizzazione emozionale, indipendenza emotiva, indipendenza emozionale, la fede negli eventi senza cercare di controllarli, apri la porta del ricevere, prendi le decisioni perfette in sintonia con la tua anima, hai a fianco il tuo daimon nel 9 di denari. Il tuo daimon è il tuo archetipo di nascita, è lo spirito guida che ti accompagna dalla nascita della notte dei tempi per farti realizzare tutto ciò che l'anima ha chiesto sul piano materiale, prosperità fisica, anche a livello fisico, proprio prosperità di denaro, di salute, tutto ciò che riguarda la realtà visibile. Stupendo, stupendo. Andiamo a vedere come si concretizza, scusami, come si manifesta concretamente nella tua vita questo asso di denari. Come si manifesta? Wow, nella realizzazione dei tuoi sogni. Qual è il sogno che c'hai in questo momento? Possono essere vari obiettivi, vari sogni. Ok, quelli sono la stella. Come si manifesta concretamente nella tua vita? La realizzazione dei desideri che stai pensando, che sono allineati alla volontà cosmica. Quei desideri che ti fanno pensare che non lo stai facendo solo per te, lo stai facendo per Madre Terra, lo stai facendo per il divino, lo stai facendo, ti ricordi il podcast a te, a te, a te, abbondanza proibita? Bene, come si manifesta concretamente con la stella? E ti dico una cosa, questo cambiamento non si manifesterà nel caos, anche se solo dal caos può nascere una stella danzante, come diceva Nietzsche. No, perché tu qua il caos già l'hai risolto, sei già una stella. Questo cambiamento non si manifesterà né nella lotta e neppure nella fatica. Allora, la realizzazione di questo tuo desiderio o dei tuoi desideri, allora te lo dico concretamente, si manifesterà come una sensazione crescente di essere finalmente nel posto giusto. Ti accorgerai che ciò che prima dovevi rincorrere inizia a venirti incontro perché hai aperto la porta del ricevere. La stella è proprio una carta di allineamento, no? È come se il cielo e la terra si toccassero e ricominciassero a parlarsi attraverso di te. Quindi vedrai le coincidenze che aumentano, incontrerai le persone giuste, arrivano le parole giuste, arrivano le occasioni giuste, ma non perché l'universo abbia iniziato a premiarti adesso, ma perché hai smesso di remare contro il tuo destino. Quindi mi parla di una guarigione a tutto tondo la stella, di un progetto che prende forma, di una ritrovata serenità economica o affettiva, ma soprattutto della fede. Cioè ti svegli la mattina e senti che qualcosa è cambiato, questa è la stella. Non necessariamente fuori il cambiamento lo vedi dopo, prima dentro. Quindi la stella nello yoga sciamanico è proprio il momento in cui l'anima smette di domandarsi, cioè la mente smette di domandarsi ma perché mi sta succedendo questo? E piuttosto inizia a chiedere ma che bellezza vuole nascere attraverso di me? E questo è il cambiamento concreto. Non arriveranno solo nuove circostanze, ma un nuovo modo di abitare la tua vita. E quando cambi il modo di abitare la vita cambia. Cioè, è una forma completamente nuova. Questa è una delle carte più belle che potevano uscirti, come il 9 di denari, lo sai quanto mi piace il 9 di denari? Perché cioè, il cambiamento annunciato dagli amanti, messo in movimento dal carro, concretizzato dall'asso di denari, non è un semplice miglioramento delle circostanze, è un ritorno alla tua stella polare, alla tua natura più autentica. È un'iniziazione dell'anima questo, è meraviglioso, meraviglioso. Vediamo adesso, entriamo nella tarologia co-creativa
come collaborare con questo destino meraviglioso, come collaborare con il destino. Beh, l'otto di bastoni già dice tutto. Seguilo, seguilo. Gioia, qua c'è una persona gioia, gioia, la danza del piacere ti consiglio di farti, che trovi su questo canale. Gioia, gioia, gioia. Segui proprio questo flusso di gioia, ma soprattutto non rallentare quello che la vita ha già messo in moto. Quindi, in questo momento, allora, come collaborare con il destino? In questo momento il destino ha bisogno di una sola cosa da parte tua: non opporre resistenza. L'otto di bastoni è il vento, è il momento in cui gli eventi iniziano ad accelerare. Brrr. Ti ho detto coincidenze, cose, no, sincronicità. Se fino ad oggi avevi la sensazione di essere ferma o fermo, preparati, perché le cose stanno cominciando a muoversi molto più velocemente di quanto immagini. E quindi collaborare con il destino significa non devi controllare ogni dettaglio. Tipo, rispondi alle chiamate della vita quando arrivano. Se senti l'ispirazione di fare una telefonata, falla. Se senti di inviare un messaggio, invialo. Se nasce un'opportunità, non rimandare per paura. Questa carta ti dice di essere pronta o pronto, presente e soprattutto disponibile. Allora, nello yoga sciamanico diciamo che gli dei parlano come sempre attraverso gli eventi, e l'otto di bastoni ti dice che gli dei adesso parleranno molto velocemente. Ti manderanno sincronicità, coincidenze, incontri, intuizioni improvvise. Ora, se rimani troppo nella mente razionale, rischi di perdere tutto, perché cioè di rimandarlo oltremodo, perché starai ancora cercando di capire, devo fare, no, la vita sta passando davanti a te, quindi questa carta ti invita a fidarti del primo movimento dell'anima, che sia un'intuizione, che sia una persona che ti chiama, che sia non dell'impulso dettato dalla paura, ma di quella sensazione, di quella spinta silenziosa che senti nel petto che ti dice vai, ok? Allora, non devi aspettare che la vita ti convinca qua. Qua devi proprio rispondere alla vita, perché quando l'amante mistico ti apre la porta, il suo invito è sempre lo stesso. L'amante mistico, vieni, vieni, ti sto aspettando. Sì. Sai che nelle carte dei Rider-Waite, no? Quelle tradizionali, l'otto di bastoni, qua da queste sono contraddistinti da questi fasci, no? Luminosi, tipo i colori con l'arcobaleno. Allora, nell'otto di bastoni normale, nelle altre carte, ma anche qua, vabbè, però per indicare le altre carte è meglio, per farmi capire. Tutti i bastoni dell'otto di bastoni, nessuno va in una direzione diversa, no? Vanno tutti verso la stessa meta. E che significa questo? Che quando sei allineata o allineato con il tuo daimon, col tuo amante mistico, spirito guida, tu non disperdi più energia, quindi pensieri, emozioni, parole e azioni iniziano a puntare nella stessa direzione. Ed è proprio lì che il destino collabora con te, perché anche tu stai collaborando col destino. Ok? Bellissimo. Ora, come riconoscerai che il cambiamento è iniziato? Come riconoscerai che il cambiamento è iniziato? Ah, beh, sì, con l'imperatore. Allora, siccome viene dopo l'otto di bastoni, è come che tutto movimento, è come se con l'imperatore tu smetterai di sentirti in balia degli eventi. Cioè, magari fino a questo momento forse hai avuto la sensazione che, no, la vita ti sbattolonasse un po' a destra e a sinistra, che le circostanze fossero più forti della tua volontà. Ecco, l'imperatore arriva a dirti che il cambiamento è iniziato quando torni a sederti sul trono della tua esistenza. Attenzione, non significa controllare le cose, significa ritrovare il tuo centro.
allora ti accorgerai che qualcosa è cambiato perché inizierai a dire dei no che prima non riuscivi a dire. Ti accorgerai che le cose sono cambiate perché prenderai decisioni con serenità. Ti sentirai meno confusa, avrai una direzione chiara e soprattutto, come ti ho detto prima, non sentirai più il bisogno di chiedere continuamente conferme all'esterno. Allora, questa carta parla di radicamento. Dopo la velocità dell'otto di bastoni, l'imperatore ti dice: adesso ciò che si è mosso finalmente mette radici. E anche qua ti invito fortemente a fare la pratica sull'imperatore che trovi nel viaggio erotico degli arcani, per incanalare ancora meglio questa energia. Qua il cambiamento diventa proprio una realtà concreta, qua c'è costruzione. Cioè, nella visione immaginale l'imperatore rappresenta l'archetipo del sovrano interiore. Nel viaggio erotico negli arcani ho fatto il mito di Minosse del toro bianco e di Acrisio, il nonno di Perseo, no? Restituisco il potere agli dei, in questo modo mi affido agli dei che mi danno potere. Cioè, è quella parte di te che non governa con la forza, governa con la presenza. Quando questo archetipo si risveglia, la tua vita smette di essere una sorta di successione di reazioni a catena e diventa proprio un atto creativo. Non vivi più in funzione di quello che accade, vittima degli eventi, ma inizi a partecipare consapevolmente alla creazione del tuo destino. Allora c'è un dettaglio qua bellissimo, no? All'inizio sono usciti gli amanti, la scelta del cuore. Ora arriva l'imperatore, è una scelta incarnata e questo significa che il cambiamento sarà davvero iniziato quando ciò che hai compreso interiormente diventerà il tuo modo di vivere ogni giorno. E quindi il vero segnale non è tanto l'evento esterno, quanto comunque ci saranno, ma sarà il momento in cui ti guarderai allo specchio e penserai: non sono più la persona che ero. E da questa nuova presenza nasceranno naturalmente anche nuove circostanze, perché il mondo comincia a rispondere alla donna o all'uomo che sei diventato. Bellissimo. Bellissimo. Dove sarai se seguirai questo flusso da qua a un mese? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Se segui questo flusso con le indicazioni degli eventi, degli dei, dove sarai se seguirai il flusso da qui a un mese? Mettiamo un arco temporale, sappiamo che il tempo non esiste, questo può accadere in un secondo, anche tra 2 minuti, tra 2 mesi, tra 2 anni, se segui questo flusso, o tra 2 secondi. Dove sarai se seguirai questo flusso? Sarai a costruire. Il 3 di denari, la costruzione. Io qua vedo un grande successo di realizzazione personale, ragazzi e miei ragazzi, col 3 di denari. Ma anche con l'asso di denari, con il 9 di denari. Allora, qui l'imperatore poi che te lo dico a fare? Allora, qua c'è una grande potenzialità enorme. Allora ti dico, tra un mese ti accorgi di aver iniziato a costruire la meta definitiva. Cioè, allora, il tridenari è la carta delle fondamenta, no? Qua ci sono persone che stanno costruendo la strada, però hanno già tutti i progetti, cioè è già iniziata la creazione. Quindi, quello che adesso, in questo esatto momento, è solo un'intuizione, inizia a prendere una forma concreta. Può essere un progetto che comincia a svilupparsi, o una collaborazione che nasce, o una relazione che si consolida, oppure una nuova direzione lavorativa che finalmente prende corpo. Cioè, questa è una carta che parla di riconoscimento. Qualcuno inizia a vedere il tuo valore, ma prima ancora sei tu che inizi a riconoscere il valore di ciò che hai da offrire al mondo. E nella visione dello yoga sciamanico questa carta ti ricorda che il destino non si realizza in un solo istante. L'intuizione avviene in un solo istante e gli dei indicano la direzione. Allora, quando gli dei indicano la direzione ti chiedono di partecipare all'opera. Il 3 di denari è proprio questo, diventare co-creatori insieme al destino. Cioè, ti ricordi il video sulla cascia e l'etere, dove ti ho detto che
Noi siamo in relazione costante con l'invisibile, è un atto creativo, procreativo, erotico, no? Allora, la creazione avviene a mezzo dell'uomo, visibile, invisibile, divinità, e poi c'è un terzo, è la Trinità, no? E il terzo è la Trinità, è l'opera creativa. C'è un mantra bellissimo che utilizziamo nello yoga sciamanico, è Ora Kra Tun, dove Kra è proprio l'unione della creazione. È bellissimo questo, quindi io vedo che qua non c'è una persona sola, no? Una costruzione condivisa. Questo significa che da qua a un mese tu incontrerai delle persone che avranno un ruolo importante nel tuo cammino, sono alleati, collaboratori, maestri, amici, cioè persone che l'amante mistico mette sulla tua strada perché nessun tempio si costruisce da soli. Quindi se seguirai il flusso, tra un mese guarderai indietro e dirai adesso capisco perché tutto è successo. Perché? Perché vedrai che i primi mattoni della tua nuova vita sono già stati posati. Allora il 3 di denari ti dice non aver fretta di vedere la strada finita o l'edificio finito, perché gli dei non hanno fretta, costruiscono ciò che è destinato a durare. E tu in questo momento non stai semplicemente cambiando vita, stai costruendo il tempio in cui la tua anima può finalmente abitare, pienamente realizzata o realizzato, no? Qual è il messaggio finale dell'amante mistico? Messaggio finale dell'amante mistico. Vabbè, dai, è proprio lui, è uscito lui con l'imperatore. E il messaggio finale dell'amante mistico, e qua mi viene subito, ragazzi, allora ragazzi, se in questo mese voi vi fate bene le pratiche anche dell'imperatore, degli amanti, del papa, e quelle, quando finiremo il viaggio erotico negli arcani, quando compariranno altri arcani te lo dirò, però è come se gli dei ti stessero dicendo coopera con noi per favore, cioè sono vite intere che vogliamo vederti realizzato. Allora, il messaggio finale dell'amante mistico è il Papa. Allora, il Papa è il mito di Chirone, è il guaritore ferito, è colui che può insegnare grazie alla sua ferita, colui che la sua ferita è diventata il suo più potente alleato. E questa carta mi sta dicendo che tu avrai un ruolo di influenza importantissimo all'interno di gruppi, all'interno dei contesti. Sei una persona che viene seguita, e l'amante mistico ti dirà come. Non sottovalutare il tuo dolore e la tua ferita, perché sono quelli che sono diventati i tuoi potenti alleati per farti arrivare fin qui. E soprattutto l'amante mistico oggi ti guarda e ti dice smetti di cercare fuori quello che hai già ricevuto dentro, hai già ricevuto grazie al tuo dolore, alle tue ferite. Allora il Papa è custode della saggezza, sapienza, ma non è della conoscenza imparata sui libri, come ti ho spiegato sul video del Papa, è quella verità che nasce dall'esperienza vissuta, dalle ferite attraversate, dalle prove che hanno trasformato la tua anima. Allora, dopo tutto il viaggio di questa lettura, l'amante mistico ti ricorda che il cambiamento che stai vivendo non è casuale, ovviamente, è un'iniziazione. Ogni evento che hai attraversato ti ha preparato o preparato a diventare la persona che sei oggi. Forse hai continuato a domandarti magari, quando arriverà il momento giusto? Il Papa ti risponde una cosa, il momento giusto è quando riconosci il sacro in ciò che stai vivendo adesso. È lì che cambia in un istante. Ripeto, lo sguardo si sposta dalla domanda, ma quando arriva il momento giusto? Il Papa risponde, il momento giusto è quando riconosci il sacro in ciò che stai vivendo adesso. Allora, il vero maestro non è colui che ci dice cosa fare. Il vero maestro ci insegna a riconoscere che ogni evento è un Dio che viene a farci visita per autopotenziarci. E anche ciò che ci ha fatto soffrire è arrivato per iniziarci a una coscienza più grande. Quindi l'amante mistico quindi qua ti invita a non fuggire più dalla tua esperienza, a quello che stai vivendo adesso, ma consacrarla. Mi do, non li controllo gli eventi. A fare della tua vita un rito, perché ogni gesto diventa sacro quando viene compiuto con amore,
con presenza. Ma c'è un messaggio ancora più profondo, cioè il Papa è il ponte tra cielo e terra, ti dice che non sei qui soltanto per ricevere benedizioni, sei qui per diventare a tua volta una benedizione per qualcuno, come ti ho detto prima. Tutto ciò che stai imparando non appartiene solo a te. Un giorno diventerà luce, conforto, ispirazione per altre anime. Qua c'è un ruolo di guida importante che hai. Quindi l'amante mistico ti dice qui: abbi fiducia nel cammino. Ogni porta che si è chiusa era un rito di passaggio. Ogni porta che si aprirà sarà un invito a manifestare la tua natura più autentica. Allora ti dice: cammina con rispetto, con umiltà, con amore. Io sono con te in ogni passo, perché non ti sto conducendo lontano da te stessa o da te stesso. Ti sto riportando a casa. E questa è, cioè il Papa che arriva dopo il Tre dei Denari, prima costruisci il tempio della tua vita, poi comprendi che tu stessa sei quel tempio. Accipicchia. Ragazzi miei, ragazzi, accipicchia. Vediamo un po' cosa ti dicono gli oracoli. Preparati per ricevere, cioè è la terza carta che te l'ho detto, preparati per ricevere un'abbondanza straripante. Il vento, la luce, il tempo lavorano insieme per portarti benedizioni insperate nel tuo cammino. Cioè questa è una stesa di grande potenza, grande potere e riconoscimento, è stupenda ragazze mie ragazzi, Vediamo un po' che cosa ti dicono queste altre. Vediamo queste benedizioni, bellissimo. Queste benedizioni, eccole, sì, lo otterrai, te l'ho già detto con la stella, otterrai tutto quello che vuoi. Non puoi forzare i fiori a crescere, nemmeno le piante a germogliare. Abbi pazienza e rispetta che tutto arriva nel suo ritmo e nel suo tempo. Allora, il tempo che mi fai le pratiche avrai tutto questo. Abbiamo chiesto da qua un mese, eccolo. Allora, i tarocchi leggono il potenziale che c'è a disposizione per te in questo momento che stai guardando il video. Allora, che vuol dire i rituali? Che cosa, anche i piccoli gesti, anche se fai soltanto gli amanti o solo il Papa. Perché? Perché? Perché noi facciamo una tarologia co-creativa e sapete i successi che state riscontrando tutti. Non è una tarologia passiva dove tu sei vittima della narrazione che leggo e ti vedi la vita passare davanti senza cooperare con essa e quindi di conseguenza ti senti vittima. Hai visto che potenziale c'ha questa lettura, no? Quindi, ragazzi miei ragazzi, preparatevi a godere. Stupendo. Detto questo, passo all'altra variante, se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi con la seconda variante. Andiamo a vedere cosa sta per cambiare nella tua vita. Allora, mettiamo il mio promemoria qui. Allora, chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della cooperazione, la bellezza, l'amore e la libertà. Andiamo a vedere prima di tutto l'energia in cui ti trovi adesso. Sei con la forza. La forza è un'energia bellissima. La forza mi parla del coraggio di superare se stessi. In questo momento ti vedo con un grande coraggio, una grande forza di superare i tuoi stessi limiti. Il coraggio di non utilizzare le emozioni agendole fuori, ma di farle agire dentro. La forza mi parla di quelle sfide che la vita ti mette davanti e ti chiede di superarti. Magari in questo momento stai vivendo un momento di
dove hai necessità di avere forza, coraggio, determinazione. E la forza è anche il trattenersi a volte, no? È come se è un sottile passaggio. A volte quando sentiamo la rabbia ehm, tendiamo ad agirla quella forza, il dio Ares, no? Sprecandone magari l'opportunità. Come vi dico sempre, l'emozione va agita all'interno, non all'esterno, cioè devi sentirla tutta, la rabbia, qualsiasi emozione essa sia. Fare il viaggio ctonio, sotterraneo, dargli la mano e farti accompagnare in quel viaggio stupendo nell'Underworld, in cui tu puoi risvegliarti con un coraggio sovraumano, divino. E allora in questo momento probabilmente stai sentendo qualche emozione forte, ctonia, sotterranea, che sia rabbia, tristezza, e stai cercando di superare te stessa. Allora noi facciamo una tarologia co-creativa, cooperiamo con gli dei. E in questo momento la vita ti sta chiedendo di continuare ad avere il coraggio di sentire le emozioni, perché ti stanno conducendo a far cambiare quelle cose nella tua vita per il tuo capolavoro. Ok. Che cosa si sta concludendo nella tua vita? Cioè cosa stai lasciando andare? Che cosa si sta concludendo nella tua vita? Cosa stai lasciando andare? La difesa, bellissimo, bellissimo, è molto simile all'altra stesa. Allora, cioè, è diversa, ma è simile. Cosa stai lasciando andare? Lo stare sulla difensiva, l'archetipo della vittima. Allora, il 9 di bastoni è una donna qui che si difende, no, dagli attacchi del nemico, è sempre in allerta, con le difese alte. Chi è questo archetipo? Chi è che si difende dallo sconosciuto? Chi è che si difende dal mistero? Chi è che si difende dalla morte? Chi è che si difende dal non visto? Eh, colui che ha paura. Stai lasciando andare la paura, che è la più grande limitazione dell'esperienza umana. Quando abbiamo paura, i sensi sottili si contraggono. Nel primo chakra avviene uno spasmo, si contraggono e ti impediscono di realizzare gli obiettivi dell'anima. Nel primo chakra si trova la donna selvaggia, l'uomo selvaggio e l'animale nostro, proprio l'animalità. Vedi? E che tu stai perfettamente amando la tua animalità, la tua donna selvaggia, l'uomo selvaggio. È quello che ti permette di superare te stessa o te stesso. Quindi che cosa si sta concludendo nella tua vita? Cosa stai lasciando andare? La paura. Ecco perché il coraggio. Stai avendo fede negli eventi, stai cacciando fuori la forza di volontà, la fede negli eventi, stai lasciando andare la paura di sentire le emozioni, secondo chakra, per accedere con la forza di volontà il mago, la maga, la sciamana che si trova al terzo chakra. Qua abbiamo primo, secondo e terzo chakra insieme, perfettamente allineati. Sì. Si sta concludendo la lotta, si sta concludendo la lotta contro la vita, ma il coraggio di affidarsi ad essa. E quindi stai già cooperando con il tuo destino. Bellissimo. Quale porta si sta aprendo? Vediamo, quale porta si sta aprendo? Cosa sta per cambiare? Quale porta si sta aprendo? Quale porta si sta aprendo? L'aquila con l'asso di spade. La porta della chiarezza, della consapevolezza che la vita è sempre per te, non è mai contro di te. Il destino è per te, non è mai contro di te. Questa consapevolezza qui apre la strada, apre tutte le porte. E qua abbiamo una bellissima aquila. L'aquila è la libertà dalla prigionia mentale che ti rende schiava e vittima degli eventi esterni. La grande consapevolezza di poter creare, di poter cooperare con il tuo destino per cambiare gli effetti nefasti che hanno potuto riversarsi nella tua vita o nelle intere incarnazioni. Quindi è la porta della chiarezza, della consapevolezza. L'aquila vola in alto rispetto a tutto ciò che la realtà visibile le mostra, vede al di là e quindi non esiste più nessun nemico che possa
scalfire la tua esperienza. L'unico e solo nemico è la tua mente. L'asso di spade è la mente illuminata, la mente al servizio dell'anima. Cioè questa è la porta delle porte. Con questa porta aperta tutte le altre porte si aprono o le attraversi con grande determinazione. Bellissimo. Andiamo a vedere quale paura ti chiede di essere amata. Cioè l'ostacolo da attraversare in questo momento. Quale paura ti chiede di essere amata? La paura di stare nel dubbio. Il 2 di spade, quale paura ti chiede di essere amata? La paura della sospensione, la paura del non sapere. Non è una paura tua, sai? È una paura della mente razionale, perché tu stai dando tutta te stessa, tutto te stesso per avere fede negli eventi. Smettere di combattere la vita e alleandoti. Allora, la paura che chiede di essere amata è quando sei in quella vulnerabilità dove la mente non può aggrapparsi da nessuna parte, è la paura del vuoto. Ma il vuoto è la condizione imprescindibile da cui tutto ha origine, quella sensazione di fragilità, di vuoto, quando ci troviamo nel vuoto, nel non sapere, nel non capire, ma con la forza nel cuore tu comprendi prima di capire. Porto nel mio cuore gli eventi che mi stanno capitando, anche se non li capisco, anche se mi sento nel vuoto, anche se sto tremando, ho fede. La paura di non sapere come andranno le cose, la paura dell'inquietudine, la paura del vuoto. Ti ricordi il podcast che ho fatto Akasha Etere? Tutto è vuoto, tutto è vacuità. Le immagini, le sagome nostre stesse, gli oggetti sono rappresentazioni del vuoto. Allora ti invito ad ascoltare quel podcast, perché è come se desse un balsamo a questa paura qui. Allora quando senti il vuoto, alleati con esso, perché sta facendo spazio per questa nuova creazione. Il vuoto è lo spazio sacro prima della manifestazione. Sì. Qual è l'archetipo, il Dio che ti accompagna, ti sta accompagnando in questa fase? Qual è l'archetipo, il Dio che ti accompagna, ti sta accompagnando in questa fase? Gli amanti, non ci posso credere, molto simile all'altra lettura, sicuramente le avrei viste entrambe. E l'archetipo è amore, il Dio amore, Eros. Allora, ho pubblicato il video sugli amanti, il podcast numero 7, nel viaggio erotico degli arcani. Ti invito fortemente ad ascoltarlo, a fare la pratica, perché noi facciamo una tarologia co-creativa. Io non ti leggo le carte lasciandoti vittima di un destino avverso, ma ti aiuto a cooperare con il tuo destino affinché gli effetti del tuo destino cambino e tu possa realizzare il capolavoro di vita che ti sei prefissa già o prefisso da vite intere. Quindi l'archetipo che ti sta accompagnando è il Dio amore, il Dio Eros, come nel mito di amore psiche che ti spiego benissimo in questo podcast e ti do anche la pratica per unire gli emisferi, maschile e femminile, destra e sinistra, e seguire la voce dell'anima che ti sta portando a realizzare ciò che devi essere per sentirti pienamente appagata e appagato. Perché gli amanti ti chiedono una cosa, non chi ami, ma quanta fede hai nel darti a ciò che ami, visceralmente. E allora in questa posizione l'archetipo, il Dio che ti accompagna già in questa fase, è la fede anche senza vedere. Anche se non so, anche se non capisco, anche se la mia mente non capisce, anche se non so, io sento, ho fede nell'oscurità,
nel buio, nel vuoto, perché lì si sta creando la mia creazione. L'archetipo è il dio amore, Eros, del mito di Amore e Psiche. È lui che ti manda tutti gli eventi che stai vivendo in questo momento, affinché tu possa dire mi do e possa ritrovare tu amore. È molto commovente, molto bello, bellissimo. Qua il coraggio di smettere di remare contro la vita, avere questa consapevolezza, volare alto, smettere di avere paura del vuoto e affidarsi al mistero. Allora, qual è il dono nascosto di questo cambiamento? Qual è il dono nascosto di questo cambiamento? Se non c'è la regina di bastoni. Il dono nascosto di questo cambiamento è avere finalmente la piena energia, potere per realizzare tutti i tuoi obiettivi. La regina di bastoni. Il dono nascosto di questo cambiamento, anche se sei uomo, la regina di bastoni è la maga, la sciamana, è il terzo chakra, te l'ho nominato prima. Il dono nascosto di questo cambiamento è che tu sentirai di avere un potere immane, il potere di cambiare gli effetti del tuo destino, cooperare con il destino. E ti sentirai magnetica, magnetico, vista, visto, riconosciuto. La regina dei bastoni non alza un dito, cioè crea a partire dalle sue emozioni, dal suo potere magico, dai suoi rituali, non muove un dito, ma tutta diciamo l'alchimia la mette all'interno per creare un mondo diverso. Wow! E come si manifesta concretamente nella tua vita questo cambiamento? Ah, paggio di coppe. Allora, è stupendo il paggio di coppe. Tu approccerai alle emozioni come le darai proprio le benvenute. Il paggio di coppe ti sentirai, abbraccerai la tua vulnerabilità come il tuo più potente alleato, perché le tue emozioni sono le più grandi risorse per questo potere magico. Lo sciamano, la sciamana, il mago, la maga non crea a partire dalle emozioni interne, sono le emozioni che plasmano la realtà. E quindi quando tu ti allei alle emozioni, tu crei una realtà di successo all'altezza dei più grandi ideali dell'anima, che sono diversi dalle ideologie della mente. È quello che ti rende proprio una gioia imperitura. E il paggio di coppe è stupendo come si manifesta concretamente nella tua vita. Qua vedo anche la creazione, per chi vuole avere dei figli. Qua c'è un figlio. Sì, per alcuni di voi c'è questo, ma il paggio di coppe è la creazione di una nuova forma di amare, di approcciarsi alla vita. È stupendo. Siccome qua abbiamo grandi carte di fuoco e di forza, no? La forza, no? I bastoni, la regina dei bastoni, allora il paggio di coppe è come se fosse dolcissimo dopo tutta questa forza. Perché prima ritrovi la forza, il tuo carisma, il tuo fuoco, e qua la vita ti sorprende con qualcosa che non nasce dalla forza intesa come la mente intende, ma dalla tenerezza. Allora, come si manifesterà concretamente nella tua vita il dono di questo cambiamento? Con un incontro, oppure con un'intuizione, oppure con un'emozione che torna a scorrere dentro di te dopo tanto tempo. Cioè, dopo tutto quello che hai attraversato in questa stesa, no? L'amante mistico ti fa un dono molto speciale, molto particolare. Sai qual è? Guarda come stavi sulla difensiva prima. Ti restituisce la capacità di meravigliarti. Magari per troppo tempo hai dovuto controllare tutto, no? Devo essere forte secondo quella mentalità razionale. Devo difendermi, devo resistere. Invece il paggio di coppe ti dice che adesso finalmente tu puoi abbassare l'armatura. Non perché il mondo sia improvvisamente diventato perfetto, ma perché il tuo cuore è pronto ad accogliere la vita in modo nuovo, sorprendente. Allora, concretamente questa carta mi indica l'arrivo di una bella notizia, di un invito, di una dichiarazione, di una nuova amicizia o anche di un progetto creativo
che ti farà battere il cuore. Ma il suo significato più profondo è un altro, cioè torna la fiducia. E nello yoga sciamanico noi sappiamo che gli dei parlano attraverso lo stupore. Ti ricordi il mantra Amaterasu o Omikami che ti ho spiegato nel video Magia Pratica 3 apri il terzo occhio? Quella sensazione lì è Amaterasu è la dea del sole. Ogni volta che guardiamo qualcosa di bello dobbiamo rivolgerci alla dea del sole, ad Amaterasu, e dire portami con te, oppure vieni con me, Amaterasu o Omikami. E il paggio di coppe è proprio il dio dello stupore, ti insegna a guardare la vita con questi occhi nuovi senza il peso delle vecchie delusioni. Cioè è come se l'amante mistico ti dicesse non voglio solo cambiare le tue circostanze, voglio restituirti quella parte di te che sapeva ancora emozionarsi davanti a un piccolo miracolo, come era quello di una farfallina, come era quello di una formichina, come era quello di un alberello, di un germoglio. Quindi il dono di questo cambiamento sarà proprio questo: ricomincerai a sentire. E quando il cuore torna a sentire, con molta facilità, l'anima riconosce immediatamente la strada che la sta chiamando, gli amanti. Cioè non avrai più bisogno di conferme, non hai più bisogno di 1000 conferme, perché ci sarà una gioia semplice, bellissima, quasi infantile, che ti farà capire, sì, questa è la direzione della mia anima, perché hai sperimentato il vuoto, ti sei alleata al vuoto, hai piena consapevolezza di questo, grande carisma, grande potere, e poi sì, è questa, è come una bambina. È stupendo, no? È bellissimo. E vediamo come tu puoi collaborare con il destino. Come puoi collaborare con il destino? È bellissimo. Qua abbiamo un bellissimo re di denari. Sapere che tutto arriva quando il tempo è maturo, ma soprattutto è come se ti dicesse l'amante mistico adesso, siccome re di denari, no? La figura più matura del paggio, dai una casa, adesso dai una casa a questa bellissima nuova energia. Cioè, allora, in questo momento l'amante mistico ti sta dicendo prendi sul serio il dono che stai ricevendo, perché il re di denari è colui che sa custodire ciò che la vita gli dà. Cioè non spreca la sua energia, non rincorre 1000 direzioni, non vive nell'incertezza, ma mette radici. Quindi in questo caso collaborare con il destino in questo momento per te significa proprio questo: smettere di dubitare continuamente del tuo valore e iniziare a comportarti come la persona che stai diventando. Cioè, se il destino ti apre una porta, attraversala con dignità. Cioè, se ti arriva un'opportunità, non pensare subito di non esserne all'altezza. Se nasce un progetto, nutrilo con costanza, perché gli dei amano ciò che viene coltivato ogni giorno. Il re di denari ci insegna che la spiritualità va incarnata, rendere sacra la materia, trasformare un'ispirazione in un gesto concreto, un sogno in un'abitudine, un talento in un'opera. Ogni dono ricevuto va onorato, no? Cioè, e il modo più bello per onorarlo è averne cura. E il re di denari ti invita proprio a questo: prenditi cura della tua energia, del tuo corpo, del tuo tempo, delle tue relazioni, delle tue risorse, perché tutto questo è il terreno su cui il destino fa crescere il nuovo. C'è anche una cosa molto importante che ti devo dire, perché il re di denari non corre dietro all'abbondanza, cioè è l'abbondanza che riconosce, è lui che si riconosce abbondanza. Allora, quando impari a stare nel tuo centro senza inseguire né trattenere, allora la vita inizia a fidarsi di te e ad affidarti sempre di più. Cioè, attraverso questa carta l'amante mistico ti sta dicendo non vivere come se fossi ancora la persona che aveva paura di perdere tutto.
Vivi come chi sa che ogni vero dono dell'anima, quando viene custodito con amore, continua a generare vita, ok? Bellissimo, stupendo. Come riconoscerai che il cambiamento è iniziato? Come riconoscerai che il cambiamento è iniziato? Come riconoscerai che il cambiamento è iniziato? Adesso ti ho detto, custodisci, l'abbine cura, pazienza, è uscito il 7 di denari. Lo riconosci quando inizi a vedere i frutti che crescono lentamente, ma in modo reale. Non avrai più bisogno di correre, ok? Perché magari adesso sentivi il bisogno di correre. Il 7 di denari è la carta dell'attesa fertile. Guarda, qua ci sono già i frutti e lui sta aspettando. E di quella pazienza che diventa fiducia. Cioè, è il momento in cui inizi a vedere che ciò che hai seminato sta crescendo sotto la superficie. Non succederà tutto subito. È proprio per questo che lo riconosci, perché non è più un fuoco d'artificio, no, è un processo. Ti accorgerai che dentro di te cambia qualche cosa, cioè tipo inizi a fidarti dei tempi della vita, non vivi più nell'ansia del quando succederà, ma vivi nella consapevolezza che sta già succedendo, anche se ancora non è del tutto visibile, però i primi frutti già li vedi. Allora, come diciamo nello yoga sciamanico, gli dei lavorano in profondità prima di mostrarsi. E il 7 di denari è proprio questo, il lavoro invisibile dell'anima che sta preparando la forma nuova della tua vita. E a livello concreto questa carta può indicare che, per esempio, ho un progetto, ho una relazione, ho una scelta, ho una direzione, stanno iniziando a dare segnali più chiari, ma non ancora definitivi. Cioè, vedrai i primi germogli, non ancora l'albero, mi spiego. E il vero segnale del cambiamento sarà questo, cioè non abbandonerai più ciò che stai costruendo solo perché non è ancora perfetto, ma continuerai con più calma, con più presenza, con più maturità. Guarda come questo Re di Denari, guarda il 7 di Denari. Re di Denari ha piantato quest'assone sotto la terra, sta dando i suoi frutti. Non è ancora diventato un albero, ma la metafora è pertinente. Quindi, allora, ripeto, non abbandonerai più quello che stai facendo perché non è ancora perfetto, ma continuerai con più maturità. Ed è qui che capisci che il cambiamento è iniziato davvero, quando non stai più cercando la conferma immediata, quando stai nel vuoto, nel silenzio, ma riconosci il valore del processo. Allora il 7 di denari ti dice che il destino mica ti urla, sempre, sussurra. E chi sa ascoltare il sussurro dell'anima è già dentro il nuovo ciclo, anche se fuori sembra ancora tutto uguale. Ok? Wow! Dove sarai se seguirai questo flusso? Dove sarai se seguirai questo flusso entro un mese? Mettiamo questa linea temporale, anche se il tempo lineare è solo un tempo percepibile dalla mente razionale. Tutto può accadere, tutto accade adesso, come diceva Borges, tutto accade adesso, tutto accade adesso. Però mettiamo questa linea temporale per la mente. Dove sarai se seguirai il flusso da qui a un mese? Oh, vabbè. Ma davvero? Guarda. L'imperatrice. Cioè non solo la vita cresce, esplode. Esplode, fiorisce attraverso di te. Allora, se segui questo movimento, come abbiamo detto, ti accorgerai che torni a fiorire. L'imperatrice non muove un dito, come ti ho detto con la regina dei bastoni, anche se sei uomo, non muove un dito, cioè non parla di sforzo,
La suprema condotta è assenza di sforzo, è la prima legge dello yoga sciamanico, si chiama yasa. La natura si espande senza sforzo. Questa è la carta in cui quello che hai iniziato a coltivare dentro di te comincia a diventare visibile fuori. Boom. Entro un mese. Dopo il setto dei denari, che ti chiedeva pazienza e fiducia nei tempi invisibili della vita, l'imperatrice arriva come una potenza e dice: ora puoi vedere i primi risultati della tua creazione. A livello concreto questa carta mi dice che arriverà un periodo in cui ti senti più magnetica, più creativa, creativo, più centrato nel tuo valore. Mi dice che le cose iniziano a scorrere con più armonia. Io qua vedo che ti arriveranno dei riconoscimenti, delle attenzioni, delle opportunità, ma soprattutto una nuova sensazione interiore. Cioè, ti senti tu nutriente per la tua stessa vita. Nello yoga sciamanico l'imperatrice è la forza generativa dell'universo, un po' la Shakti divina, cioè non forza, non controlla, ma è abbondanza che nasce quando una donna è allineata con il proprio ciclo creativo, o un uomo, cioè la vita che si esprime attraverso di te, senza ostacoli, perché ti sei alleata alle emozioni, non sei più vittima degli eventi, senti il vuoto, no? E ti accorgerai che da qui a un mese non stai più aspettando che qualcosa succeda, ma stai già partecipando alla creazione di qualcosa che somiglia a te, ma veramente. Ed è questo il vero segnale del cambiamento. Non sei più spettatrice o spettatore del tuo destino, ma lo stai co-creando. Cioè avrete dei risultati sorprendenti. L'imperatrice ti dice anche una cosa molto importante. Smetti di dubitare della tua capacità di ricevere. Perché ciò che è in armonia con te mica chiede permesso, arriva. E quando arriva quella cosa lo riconosci perché non è perfetto, ma perché ti fa sentire viva. Allora ragazze mie, ragazzi, qua io te lo dico chiaramente, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, migliaia delle mie ragazze e ragazzi so che lo stanno già facendo. I tarocchi sono co-creativi, cooperativi. Allora, questo è il potenziale. Bene. La quello che ti ho chiesto di fare è il rito sugli amanti e il rito sull'imperatrice, la capacità di ricevere. Lo trovi nel corso Il viaggio erotico negli arcani, completamente gratuito su questo canale. Quindi molti di voi che hanno già iniziato a fare il corso con l'imperatrice qua, tu adesso vedi i risultati di quel corso lì. Con l'imperatrice qua, prendo la capacità di ricevere. Ok? Quindi i rituali servono perché l'inconscio non capisce con i concetti. Quante volte ve lo dico? Ecco, recepisce solo riti, rituali, il corpo che si muove, altrimenti il corpo non ce l'avremo. Ok, vediamo il messaggio finale del tuo amante mistico. Il messaggio finale dell'amante mistico, spirito guida, eccolo, vuole uscire questo. Guarda, 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 guarda che c'è l'appesone qua. Pazienza, pazienza, pazienza. Ma non è pazienza, pazienza, pazienza in senso stretto. Pazienza con le tue emozioni. Il cambio di prospettiva dell'appeso. L'appeso è anche la carta del medico, no? Del guaritore, di colui che sacrifica il proprio io, cioè il controllo, per realizzare la prosperità immediata. L'amante mistico ti sta dicendo: smetti di avere il controllo sugli eventi, smetti di chiederti da un momento all'altro quando arriva, quando arriva, quando arriva. Togli questo controllo e ti farò vedere che dietro di te hai costruito un impero. L'appeso non è una carta di blocco, ma è una carta di visione. Cioè è il momento in cui la vita ti chiede di cambiare prospettiva, di smettere di forzare i tempi e di permettere al processo di maturare al suo ritmo naturale. Guarda quanti denari qui, e l'imperatrice che è proprio il non plus ultra. Quindi dopo questo viaggio
Allora, è tutto chiaro, hai già piantato i semi, hai già attivato il movimento, hai già iniziato a costruire, ora non serve aggiungere pressione, non devi fare niente, la suprema condotta è assenza di sforzo, serve solo fiducia. E nello yoga sciamanico noi ci diciamo sempre che ci sono momenti in cui l'anima cresce solo quando smetti di trattenere. E l'appeso è proprio questo, cioè il passaggio in cui ti affidi al mistero, anche senza capire il come e il quando. E paradossalmente è qua che tutto si sblocca, perché ciò che l'imperatrice porta alla luce mica nasce nella tensione, ma dalla resa. Quella resa che non è passività, ma è alleanza con la vita. L'amante mistico ti sta dicendo non devi accelerare quello che è già in movimento. Devi solo non interromperlo. Cioè, lascia andare il bisogno di controllare ogni passaggio, perché il tuo potere adesso è un altro. Saper restare nella fede, in fiducia, come ti dicono gli amanti, mentre il seme diventa forma. Allora quando fai questo scoprirai una cosa potentissima, che la vita non era ferma, stava solo aspettando che tu smettessi eh, ehm, di accelerare il processo, come se no, volessi tirare il fiore per farlo sbocciare prima del tempo. È pazzesca questa cosa, è stupenda, lettura straordinaria, straordinaria. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Anzi, prima di mettere questi, siccome c'era l'animale selvaggio lì, no? La donna selvaggia, l'uomo selvaggio, qual è l'animale guida in questo momento per ciò che sta che cambiare nella tua vita? L'animale guida. La giraffa. Potresti vedere la giraffa nei prossimi giorni, internet o fare un safari. Il visionario, la visionaria. Qua è uscita l'aquila, te l'avevo già detto. Eleva fin sopra i problemi terreni. Disallineati per la vita con grazia. Sei capace di vedere il cammino corretto. Mantieniti erguido e in tua autostima e ama con grande cuore. Cioè, mantieni i tuoi propositi con costanza e perseveranza, te l'hanno già detto i tarocchi. E mantieni forte la tua fiducia in te stessa o in te stesso, nelle forze, io ti direi, che ti guidano. Ama con grande cuore, perché i problemi terreni non sono altro che sciocchezze rispetto a quello che sta per realizzarsi. Ok? Molto chiaro e molto forte. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Libera il tuo spirito. Come una rama entrelazada por enredaderas, una vez liberada, puede crecer hacia arriba e libertà. Allora, ragazzi miei ragazzi, stanno dicendo crescere la giraffa qua e stanno dicendo che praticamente libera i tuoi pensieri dalle cose, dalle problematiche terrene. Lo fai a mezzo dei rituali, a mezzo delle pratiche, a mezzo della fede, perché stai per ergerti verso una realtà straripante e straordinaria. Va bene? Assolutamente. Smetti il controllo, è una lettura strepitosa, ma entrambe le letture sono state strepitose, eh? Io, ragazze e miei ragazzi, mi auguro che veramente facciate i clicconi, vi adoperiate per realizzare il capolavoro della vostra vita, che già, mi scrivete, state realizzando. Quindi io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.